Ciao a tutte e bentrovate! Nella puntata di oggi vorrei approfondire con voi i tempi di posa richiesti per ottenere dei risultati soddisfacenti con le erbe tintorie e la frequenza dell'applicazione. I tempi di posa delle erbe tintorie possono variare in base al colore che si desidera ottenere, ossia se desideriamo ottenere solo dei riflessi sui nostri capelli, i tempi di posa possono variare da un minimo di un'ora ad un massimo di 2-3 ore. Se invece si desiderano ottenere dei colori profondi, belli, intensi, di solito i tempi di posa possono variare da 4 a 6 a 9 o addirittura a 12 ore, ancora di più se ci sono tantissimi capelli bianchi che si desiderano coprire. Personalmente attualmente come tempo di posa faccio un massimo di 4 ore, 4 ore e mezza, e nonostante abbia veramente una ricrescita bianca dove praticamente i bianchi sono più di 80%, con questo tempo di posa riesco ad ottenere dei risultati soddisfacenti. Oppure se a volte scelgo di fare un doppio passaggio, ossia solo di Lawsonia e poi un secondo passaggio di Katam, di solito la Lawsonia la lascio sulle 2 ore e mezza, 3, mentre il Katam, il misto di Katam, Lawsonia e Cassia, proprio per ottenere non un nero ma un castano, lo lascio su per al massimo diciamo un'ora, un'ora e mezza. Però c'è da dire che anche io ho praticamente fatto la trafila delle 6, 9, 12 ore, ho addirittura provato a dormire con le erbe tintorie in testa, ho dormito malissimo peraltro, però alla fine anche documentandomi, anche sperimentando su di me per vedere i risultati che ottenevo con i vari tempi di posa, ho raggiunto questo compromesso, diciamo così, delle 4 ore e mezza, con i quali riesco comunque a coprire i miei capelli bianchi. A parte il fatto che odio essere rinchiusa per tutte quelle ore, 6, 9, 12 ore, oppure dormire malissimo con le erbe tintorie in testa, il vero motivo che mi ha stimolata, diciamo così, a trovare un compromesso, un tempo di posa più idoneo alle mie esigenze è stato il fatto che la mia cervicale si ribellava praticamente a tutte quelle ore di posa con un impacco umido, insomma, sulla testa. Quindi vi incoraggio di non prendere per oro colato quello che leggete nemmeno sul mio sito o insomma quello che vedete online, ma di sperimentare di nuovo, come vi incoraggio sempre, su voi stesse e vedere i risultati che ottenete su voi stesse, sui vostri capelli. Tutto ciò per dirvi che oltre 4 o 5 ore di posa non vi consiglio di tenere su la miscela di erbe tintorie, e vi spiego anche il perché. Uno dei motivi è che il legame che si crea tra il Lawsone e la cheratina oltre un certo lasso di tempo non risulta più utile. Secondo, i tempi lunghi di posa possono portare a una forte secchezza dei capelli e anche della cute, anche perché più stanno in contatto con la cute e con i capelli le erbe tintorie, dopo un certo lasso di tempo tendono a reidratarsi assorbendo l'acqua dai capelli. E terzo, nonostante le erbe tintorie siano naturali al 100%, possono portare a sensibilizzazioni e irritazioni del cuoio capelluto se tenute in posa per troppo tempo. Quindi, per non incorrere in questo tipo di problemi, serve assolutamente rispettare dei tempi utili e ragionevoli, e soprattutto conoscere la tollerabilità della nostra cute e soprattutto la risposta dei nostri capelli alle erbe tintorie. Quindi è essenziale, prima di utilizzare l'Enei, il Katam o la Cassia, fare dei test sia cutanei che su una ciocca di capelli nascosta oppure su dei capelli raccolti da una spazzola. E siccome è sempre meglio prevenire che curare, consiglio sempre di fare le prime volte dei tempi di posa più bassi di quelli solitamente consigliati. Per darvi un esempio, mia madre ha sperimentato un episodio di sensibilizzazione ed irritazione cutanea dovuta a dei lunghi tempi di posa, che poi tanto lunghi non erano, però si vede che per la sua pelle, per la sua cute risultavano troppo lunghi, ossia 6 ore. Come abbiamo rimediato? Abbiamo ridotto il tempo di posa da 6 ore a 4 ore e soprattutto, cosa che prima lei non faceva, abbiamo utilizzato lo shampoo diluito per sciacquare via per bene dal cuoio capelluto dei capelli le erbe tintorie. In questo modo l'episodio di irritazione cutanea e di sensibilizzazione non si è più ripresentato. È quello che incoraggio a fare anche voi, quindi se notate che dopo
l'applicazione delle erbe tintorie sperimentate dei pruriti oppure appunto una sensibilizzazione della cute, provate ad abbassare i tempi di posa e soprattutto, per quanto magari si possa pensare che utilizzando lo shampoo il colore si va a scaricare, direi che è il minor compromesso che si può fare per la salute dei nostri capelli. Quindi piuttosto che sperimentare appunto pruriti e irritazioni, facciamo scaricare un po' di colore, però ci possiamo godere i capelli sani e comunque colorati. Alla fine il fattore decisivo sui tempi di posa è il modo in cui i nostri capelli rispondono alle erbe tintorie. Come vi dicevo anche negli altri video, i risultati sono veramente soggettivi e dipendono tantissimo da quanto porosi, quindi da quanto colore i nostri capelli riescono ad assorbire e in che lasso di tempo. Quindi c'è chi riesce ad ottenere un fantastico colore in 4 ore e chi purtroppo deve aspettare dalle 6, 8 alle 9 ore per riuscire ad ottenere lo stesso identico risultato. Dipende ovviamente appunto dal colore di base dal quale si parte e dipende tantissimo dal colore finale che si desidera raggiungere e ovviamente se ci sono di mezzo capelli bianchi o meno. Per quanto riguarda la frequenza, dipende tantissimo dalla velocità con cui crescono i nostri capelli. Io ho una ricrescita bianca praticamente che dopo 2 settimane e mezzo si inizia già a vedere, quindi al massimo la terza settimana devo fare una nuova applicazione. Però la domanda che più spesso mi viene posta è: ma come faccio se insomma il risultato della prima applicazione delle erbe tintorie non mi piace? Dopo quanto tempo posso riapplicare una nuova miscela? Ebbene, in questo caso specifico possiamo applicare le erbe tintorie anche a distanza di 1-2 giorni, perché appunto non ci dobbiamo tenere per forza un risultato che non ci piace. E poi le erbe tintorie alla fine sono sempre naturali, quindi non è come una tinta chimica che deve essere applicata a distanza di settimane. Ovviamente ciò va detto che le erbe tintorie non vanno applicate tutte le settimane a distanza di 2-3 giorni, nessuno avrebbe poi la pazienza sicuramente, però appunto se il risultato non vi piace potete subito applicare una nuova miscela a distanza di 1 o 2 giorni, dipende da voi, e ovviamente con dei tempi di posa ragionevoli, mi raccomando. E questo è tutto, spero che con questo video sia riuscita a fare un po' più di chiarezza. E se avete dei dubbi oppure delle domande o se semplicemente volete condividere con me la vostra esperienza con le erbe tintorie, non esitate a lasciare un commento qui sotto. Se il video vi è piaciuto e se l'avete trovato utile, non esitate a condividerlo con le vostre amiche, a lasciare un like sotto il video per promuoverlo anche su YouTube e ricordatevi anche di iscrivervi al canale per più chicche di bellezza. Ciao!